Bentornati utenti carissimi. Allora, oggi si continua come avevo promesso, e già ve l'avevo anticipato nella community, quindi mi raccomando leggete sempre comunque le novità che ci sono nella community del mio canale. Vi avevo promesso che continuavamo con la seconda parte della formattazione da BIOS, quindi il boot dei nostri PC, quindi delle nostre schede madre. Allora, abbiamo terminato l'ultimo video scaricando proprio l'occorrente, quindi intendiamo i Windows, quindi i sistemi operativi originali, quindi mi raccomando, attenetevi ai link che vi ho dato perché sono proprio le pagine originali che fornisce Microsoft che permette di fare il download dei loro sistemi operativi originali, quindi stiamo parlando del 10 e dell'11 perché sono solo quelli che ricevono per ora aggiornamento, quindi atteniamoci a quei due sistemi operativi. Ovviamente lo stesso vale per chi vuole, perché noi stiamo utilizzando ovviamente Windows, però lo stesso varrà, ovviamente io non lo faccio perché non mi è mai interessato, per chi dovesse scaricare anche Linux, quindi stessa procedura. Linux, se andate nel sito originale di Linux, ovviamente troverete tutti i sistemi operativi che fa questa casa madre, ovviamente quelli sono, a differenza di Microsoft, totalmente gratuiti, quindi non richiedono né il seriale, quindi da estrapolare, perché quello è totalmente gratuito. Quindi ora la seconda parte in che cosa consiste? Consiste nel masterizzare a disco questi sistemi operativi o questo sistema operativo, voi decidete quale andare a mettere, se il 10 o l'11 dipende dalla macchina, se ha i requisiti minimi per installare quel sistema operativo. E qui vi anticipo ovviamente, come avevo detto già la scorsa volta, che l'11 ha il classico TPM, quindi che è un controllo, per intenderci, per farvelo capire in maniera semplice, un controllo che fa prima di far installare lo stesso sistema operativo alla nostra macchina, al nostro hardware, in sostanza per vedere se abbiamo una scheda madre aggiornata, un hard disk che possa sostenere il sistema operativo, supportare il sistema operativo, delle RAM, a quanto gira il processore, a quanto girano le RAM, quindi fa un check-up generico prima di installare nella nostra macchina o nelle vostre macchine. In questo caso, se trova il minimo, il requisito minimo che non è soddisfacente, vi blocca la macchina, proprio vi blocca l'installazione, vi dirà che non può essere installata su quella macchina Windows 11. In questo caso come si ci deve comportare? Uno, potete scegliere di andare indietro e montare il Windows 10 che tuttora è validissimo come sistema operativo, è perfetto, oppure ora cambiando inquadratura vi farò vedere come andare a inserire il sistema operativo su pendrive per l'installazione, per la formattazione che vedremo nell'ultima parte di video, aggirando un pochettino questo controllo TPM. Quindi in questo caso però significa aggirarlo, nel senso che significa non fare questo controllo all'inizio, ma se voi l'hardware insomma non avete questi requisiti minimi che soddisfano l'installazione Windows 11, la saltate soltanto, però il problema poi l'avete a fine installazione, nel senso che la macchina sicuramente, se non soddisfa i requisiti minimi, sarà abbastanza lenta, quindi in quel caso potete soltanto provare. È raro che una macchina che non soddisfa i requisiti minimi vada bene, però a me rarissime volte è capitato. Molte delle volte è capitato invece di dover passare, tornare indietro, quindi fare un downgrade, si dice, a Windows 10, il sistema operativo iniziale. Quindi non perdiamo altro tempo, vi farò vedere questi due software che servono per andare a mettere, abbiamo detto, su disco il sistema operativo o su pendrive il sistema operativo, perché poi nel terzo video possiamo decidere come andare a formattare dal BIOS, se con dischetto oppure direttamente con dispositivo USB, quindi con le nostre pendrive. Non perdiamo altro tempo. Perfetto, allora qua già vedete voi una pagina internet aperta. Cosa abbiamo bisogno come materiale? Ovviamente il sistema operativo che abbiamo scaricato, nello scorso video già ve l'ho fatto vedere, quindi in questo caso oggi lavoreremo per esempio con Windows 11, quindi metteremo su pendrive in questo caso. Perché? Perché se vedete qua in alto abbiamo noi aperta la pagina di Rufus. In questo caso praticamente con la pagina aperta di Rufus significa che voi dovete scrivere su una pagina Google praticamente Rufus in alto, in modo che così possiamo andare a scaricare direttamente il software che permetterà di andare a creare queste, abbiamo detto, pendrive bootable, in modo che così direttamente si può andare a inserire il nostro sistema operativo nella nostra pendrive, però in maniera da farlo partire, abbiamo detto, nel BIOS con il classico boot. Praticamente voi dovete andare giù nella vocina download e andare a scaricare, se volete la versione standard portatile, se non la volete installare,
Quindi io vi dico sempre, siccome non è nemmeno un'installazione alla fine che si fa, perché direttamente il programma ve lo troverete sul desktop e si aprirà, ora vi faccio vedere, quindi potete benissimo andare a scaricare Rufus in questo momento, quindi ad oggi, sto registrando giorno 21, Rufus è arrivata alla 4.5, quindi voi comunque scaricate la versione per Windows, in questo caso fa capire che è la versione 64 bit come processore, voi scaricate la vostra, se gira a 32 bit il processore, scaricate, mi raccomando, la x86 qua in basso. Quindi in questo caso io scaricherò Rufus 4.5.exe, clicchiamo nel .exe e direttamente lui andrà a mettere nel nostro desktop questa bella iconcina, quindi con una bella pendrive e questo scudo che ci ricorda molto l'antivirus praticamente di Microsoft, di casa Microsoft. Una volta che abbiamo reperito questo piccolo programmino, già diciamo è adatto, qui siamo pronti per andare a inserire questo sistema operativo dentro questo programmino e creare la nostra pendrive avviabile tramite il BIOS, quindi il boot. Però abbiamo detto che possiamo anche masterizzare proprio il dischetto. Cosa occorre? Intanto non vi confondete perché vi lascerò in basso tutti i link, sia quindi di Rufus e sia dei programmi per masterizzare. Allora, io come programma di masterizzazione vi consiglio comunque sempre la Shampoo Burning Studio, io ho la 24, però se è uscita magari qualche versione aggiornata, la 25, quella che volete la potete scaricare, a Shampoo Burning Studio però ci sono le versioni sia free, quelle a pagamento, quindi voi vedete se nella versione free vi permette di masterizzare i classici file ISO, che sarebbero questi qua sopra, i classici file di immagine, però io masterizzo con Ashamp, perché Ashamp comunque è un buon programma di masterizzazione, ma se voi avete un qualsiasi programma, se avete Nero, ce ne sono molti gratuiti, quindi non vi preoccupate, cioè io utilizzo Ashamp che è in versione premium, però voi utilizzate qualsiasi programma gratuito e fra i programmi gratuiti che masterizzano veramente bene i file ISO, io vi consiglio praticamente l'IMG Barn, Image Barn. Praticamente questo programmino è totalmente gratuito, vi lascerò sempre il link in descrizione dove andare a reperire l'IMG Barn, basta sempre stessa cosa andare a scaricare, quindi andare a prendere la versione dell'IMG Barn per Windows Download. Lo stesso varrà per a shampoo, lo stesso vale per qualsiasi programma che voi avete all'interno, quindi potete andare a masterizzare proprio CD e per esempio chi ha Demons Tool può utilizzare anche Demons Tool, quindi qualsiasi programma che masterizza le ISO, perché devono essere veramente bootable. Quindi in questo caso per esempio se qualcuno ha Shampoo, vuole anche scaricare la versione free o la versione premium soltanto per farsi delle copie momentaneamente e poi toglierlo, perché mi sembra che per un mese gratuito lo danno, infatti già qua per esempio mi dice che c'è il 25 come versione, quindi in questo caso già avete visto che praticamente è uscita anche la versione 25. Recarvi su immagine disco, andare su masterizza immagini e qui dobbiamo andare a scegliere ovviamente dove abbiamo conservato la nostra ISO. Praticamente qua io ce l'ho sul desktop, quindi cliccherò Windows 11, Win 11, ok, e poi andrò su avanti. In questo caso ovviamente una volta che inserite il vostro disco, mi raccomando, abbiamo fatto un video, ecco perché torna utile, della velocità praticamente della masterizzazione. Non settate qua la massima velocità, il disco non c'è all'interno, per questo non spunta la masterizzazione. Ovviamente io non lo masterizzerò perché a me non interessa. In questo caso voi cliccate dentro la velocità di qualsiasi programma e mettete, mi raccomando, soprattutto per i sistemi operativi, 4x, non andate oltre. Se il sistema operativo addirittura pesa di più di 4 giga e mezzo, questi peseranno, perché quelli che vi ho fatto scaricare pesano sui 6 giga, 6 giga, quasi 7 giga, praticamente vi occorrerà un disco DL double layer. Ecco perché nei video precedenti abbiamo parlato anche di differenza di dischetti. Vi torna sempre utile in tutti i video che faccio. In questo caso masterizzatelo a 1.8, addirittura 2 per massimo, perché i double layer hanno una velocità veramente ridotta. Quindi anche se nella confezione trovate scritto 8 per nei DL, nei double layer, non lo masterizzate mai a 8 per, soprattutto in un disco di installazione che ha bisogno di copiare nel computer tutti i nostri file per Windows. Quindi mi raccomando, massimo 2 per, se lo fate a 1.8, 1.7 ancora meglio. In questo caso una volta che decidete la velocità, qua vi si illuminerà scrivi, barn, masterizza, tutto quello che volete perché dipende che programma utilizzate, e dopodiché
direttamente dovete aspettare soltanto che finisce di masterizzare. Ecco, avete creato prende il vostro disco direttamente bootable, quindi che parte direttamente dal boot. Vi ho detto, se non avete questo programma, non avete un programma a pagamento o magari la versione free non vi permette di masterizzare le ISO, non vi preoccupate, scaricate l'IMG Barney, questo programmino qua sotto, vi lascio nel link il sito dove andarlo a reperire e vi si aprirà questa finestra. Non dovete fare altro, stessa identica cosa, che cliccare su masterizza un'immagine, quindi vi fa vedere qua dal file ISO, ve lo trasporta a dischetto, quindi cliccheremo sempre dentro, qua lui ha trovato sempre immediatamente il nostro masterizzatore, in questo caso stiamo utilizzando un Asus. Ecco che vi dicevo sempre nei precedenti video che ho fatto, scusate se sono ripetitivo, il fatto di verificare, alcuni programmi lo fanno, anche il disco dopo la masterizzazione. Quindi se volete essere proprio sicuri al 100% che il disco sia masterizzato bene, potete attivare, per esempio nell'IMG Bar lo fa, la verifica. Se no, una volta che è masterizzata e finita e chiudete il disco, direttamente lui chiuderà, se togliete la spunta, chiuderà la masterizzazione. In questo caso, stessa procedura per masterizzare la ISO con IMG Barn, dovete recarvi su questa cartellina che vi farà andare a prendere il vostro sistema operativo. Io l'ho sempre sul desktop, quindi in questo caso sempre cliccheremo su Windows 11, apri, lo stesso vale per il 10, non cambia nulla. Dopodiché vi si illuminerà ovviamente qua il dischetto, io non l'ho inserito quindi non si illumina, mi raccomando andiamo a scegliere la velocità, qua vi spunta anche se non c'è il disco, quindi doppio strato mi raccomando massimo a 2 per. Se avete invece sistemi operativi magari reperiti da altra parte che pesano meno di 4 giga e mezzo, potete andare a optare anche per il 4 per. Una volta che qua vi si è illuminato perché voi avete il disco, dovete soltanto cliccare qua su scrivi e direttamente lui masterizzerà con quest'altro tipo di programma. E questa è la procedura di come andare a estrapolare da questo file di immagini il nostro sistema operativo e ve lo trovate a dischetto. Quindi a Shampoo Barney lo utilizzo io, voi potete utilizzare benissimo Image Barney, se avete il nero utilizzate il nero, se avete il Demons Tool che è sempre gratuito utilizzate il Demons Tool, insomma utilizzate qualsiasi programma che masterizza però file di immagine, quindi ISO. Dopodiché quello che invece si utilizza molto è il classico programmino che vi ho fatto scaricare poco fa. Rufus è uno dei pochi che mette i sistemi operativi su pendrive bootable. In questo caso dobbiamo aprire Rufus una volta che l'abbiamo scaricato, diamo sì e si aprirà questa bellissima finestrella. Allora, qui semplicissimo, attenzione, però dobbiamo stare attenti e seguitemi nei passaggi cosa dobbiamo andare a cliccare e cosa no. Qua, se voi utilizzate una pendrive, ovviamente vi troverete subito il nome della pendrive che avete inserito, se no, se non vi spunta, potete cliccare elenco unità USB, disco USB e direttamente vi spunterà quello che avete inserito. Quindi in questo caso da me ci sarà un volume E, dobbiamo qua lasciare ovviamente file di immagine disco ISO, ovviamente, dobbiamo lasciare inseriti, quindi non cliccate più tutte le altre cose, quindi lasciamo, o se non l'avete comunque cliccate sul file immagine disco, quindi la ISO. Qui possiamo noi andare anche a selezionare praticamente la nostra immagine, quindi prenderla dal desktop. Piccola parentesi, potete anche, perché Rufus lo fa, potete anche, se cliccate download, andare a scaricare direttamente il sistema operativo, o il 10 o l'11, direttamente anche da Rufus, perché lui praticamente lo fa fare, quindi potete, utilizzando Rufus, fare tutti e due i passaggi solo una volta, quindi potete completamente saltare la prima parte del video che ho fatto, che è comunque quella che io consiglio sempre, perché lì andiamo ad agire direttamente nel sito originale, avete visto che tramite il link che vi ho lasciato è veramente semplice, però questo per dirvi che Rufus comunque, e magari voi nei messaggi mi tempesterete per dirmi ma Rufus lo scarica pure il sistema operativo, sì, effettivamente se cliccate su download vi scarica anche il sistema operativo, però una volta che noi l'abbiamo già precedentemente scaricato utilizzando il vecchio video che ho fatto io, possiamo andare qua a selezionare il sistema operativo, quindi io lo prenderò sempre dal desktop, Windows 11, apri, e qui dobbiamo stare attenti soltanto a qualche parametro per creare veramente in maniera perfetta le nostre pendrive. Intanto dobbiamo andare a vedere se qua c'è scritto installazione Windows Standard. Sì, è esatto, lo dobbiamo lasciare, quindi non dobbiamo cliccare niente. Se voi avete qualche altro parametro, mi raccomando, portatelo dal menu a tendina su Windows Standard. Come
Schema di partizione importantissimo. Se cliccate nella finestrella abbiamo sia MBR che GPT. Qual è la differenza? Qua si entra nel tecnicismo vero e proprio. Allora, in parole povere, per farvelo capire, perché il canale ricordo che è per persone che non sanno utilizzare bene il computer, hanno difficoltà soprattutto con i termini tecnici. Io ve lo spiego in una maniera semplicissima che ve lo farà capire, ma che ovviamente magari effettivamente i tecnici hardware si metteranno mani ai capelli, però a me non interessa di quello che si dice come vocabolo, però proprio mi interessa farvi arrivare il concetto. Praticamente utilizzate voi il GPT viene utilizzato solo su schede madre computer comunque modernissime, quindi su BIOS moderne. Quindi dopo un tot di anni i nostri computer ovviamente leggono le partizioni GPT meglio. Le partizioni invece MBR risalgono ad anni addietro, schede madri un pochettino datate. Quindi in questo caso cosa andare a utilizzare? Ovviamente se voi utilizzate GPT c'è il rischio che su una macchina datata la pendrive non vi funzioni. Se invece voi andate a utilizzare MBR, praticamente è quella più adatta. Perché? Perché se voi controllate benissimo qua, vi dice che funziona sia con i BIOS che abbiano la partenza BIOS oppure UEFI CSM. Sono sempre termini tecnici, però se voi in poche parole cliccate su MBR siete coperti maggiormente sia dal BIOS sia da un BIOS che ha un UEFI. Quindi se voi volete potete creare la vostra partizione, se non siete sicuri dell'anno di fabbricazione del vostro PC, potete utilizzare la partizione MBR. Se voi invece siete sicuri che il computer l'avete da 2 anni, il computer è veramente giovane, potete utilizzare la partizione GPT. Quindi io comunque lascerò la MBR che è quella che si utilizza di più. Quindi in questo caso possiamo andare ad aggiungere, anche se vogliamo, correzioni per vecchi BIOS. Io ovviamente non lo faccio, però per chi ha un computer datato veramente, la si parla, possiamo andare a mettere questa iconcina. Per chi non ha un computer veramente datato, si parla ovviamente di molti anni, non mettetelo. Qui possiamo andare anche a dare il nome del nostro volume, non è altro l'etichetta volume che è il nome del nostro sistema operativo, quindi lo potremmo anche chiamare per esempio Windows 11, tutto quello che vogliamo. Io lascerò così perché non ci interessa. Come file system, mi raccomando, lasciamo NTFS, dimensione va bene quella predefinita. Faremo una formattazione rapida, sì, crea etichette estese, va bene, sì, e dopodiché dobbiamo soltanto fare avvia, perché lui già vede che lo stato è pronto, quindi la pendrive è perfetta. Una volta che clicchiamo su avvia, importantissima è quest'altra finestra. Perché? Perché qua vi dicevo che possiamo saltare un pochettino questo classico Secure Boot e TPM del famoso Windows 11. Ovviamente se voi invece dovete andare a inserire il Windows 10, questa finestrella non vi comparirà perché il Windows 10 non ha il TPM. In questo caso quindi noi possiamo, lui già come iconcine le dà flaggate proprio perché ci vuole facilitare il lavoro, quindi vuole praticamente andare a disabilitare il controllo del Secure Boot e del TPM 2.0. Requisiti, rimuovi i requisiti minimi per Microsoft Account Online, va bene, lo dobbiamo togliere. Crea un account locale, io vi consiglio di farlo perché in questo caso significa che lui creerà un account locale, quindi solo con il nome, non con le email. Io vi ho fatto anche un video precedentemente su come installare il Windows con un account locale, quindi non quello per intenderci con la classica email che invece va su internet. In più possiamo scegliere il nome che vogliamo già da ora. Quindi in questo caso possiamo scegliere o admin per esempio, o possiamo scegliere user, o possiamo scegliere per esempio il signor Mario, per esempio, il signor Mario Rossi. Possiamo scegliere quello che vogliamo. Imposto opzioni regionali ai stessi valori utenti, lasciamo la spunta senza flaggata, disabilita raccolta dati e disabilita la crittografia automatica dei dispositivi BitLocker, le possiamo anche togliere, anche se quest'ultima non possiamo anche per esempio togliere questa spunta perché il BitLocker praticamente potrebbe risultare invece a qualcuno molto utile. Poi farò un video sul BitLocker perché effettivamente potrebbe essere una cosa carina. In questo caso lo disabilitiamo, però si può anche attivare magari in futuro una volta che noi andiamo a masterizzare il nostro sistema operativo. Quindi in questo caso non ci rimane che
cliccare su ok, spunterà questa ulteriore finestrella, quindi questo è tutto un set che viene fatto con Rufus, si fa solo una volta. Quindi in questo caso vi ricorderà che tutto quello che c'è su pendrive verrà completamente cancellato, distrutto, cliccheremo su ok e in questo caso praticamente lui direttamente farà tutta la copia praticamente dei file. Non vi preoccupate di quell'errore, a voi non spunterà, io qui sto utilizzando un hard disk, quindi per questo è spuntato quell'errorino. Non vi preoccupate, a voi non spunterà perché voi vi ricordo che dovete mettere i sistemi operativi su pendrive. Siccome io momentaneamente la pendrive l'ho occupata, sto utilizzando un hard disk da 1 tera, quindi in questo caso dà quell'errore. Dovete voi aspettare che arriva al 100%, io ovviamente ora qua lo staccherò perché non ve lo farò arrivare al 100%, dopodiché una volta che arriva al 100% cliccate ok, chiudi con la X e direttamente praticamente avete finito di mettere il vostro sistema operativo su pendrive. Quindi vi ho fatto capire proprio quali sono i 2 metodi per andare a inserire i sistemi operativi, quindi in questo caso andiamo uno step più avanti, già abbiamo materialmente il sistema operativo in mano, quindi o tramite dischetto con i programmi per masterizzare ISO, oppure tramite USB, che a molte persone viene più comodo. Per esempio a me viene stranamente più comodo lavorare meglio con i dischi. Però per chi volesse insomma utilizzare Rufus, direttamente con questo programmino vi ho fatto capire il settaggio di come andare a inserire i sistemi operativi su pendrive. Dopodiché ci vedremo invece col terzo video, là effettivamente andiamo a inserire o questo disco o questa pendrive direttamente nel nostro computer e lì partiremo con la trafila del entrare nel boot, andare a sostituire alcuni parametri per fare partire o pendrive o disco e direttamente poi li vedremo qual è la procedura per andare a formattare. Mi sono dilungato un pochettino, però è giusto e doveroso, insomma, dato che la formattazione è una cosa che si fa di continuo ed è una cosa comunque che interessa veramente a parecchi utenti, farla in maniera dettagliata. Che dirvi, spero insomma sempre di essere stato abbastanza chiaro con questa seconda parte, ci vediamo prossimamente con la terza e ultima parte del video della formattazione. Ciao a tutti!